Ciao a tutti amici, in questo video voglio parlarvi di saldatura a stagno. Questo è il mio saldatore della Weller con una regolazione della temperatura. Ce l'ho da più di 20 anni, non ha mai avuto nessun problema, è un ottimo saldatore. Allora, per quanto riguarda la temperatura, ha una variazione di temperatura da 150 a 400. Allora, io lo adopero sempre sui 400-450, solo quando devo andare a saldare delle cose più piccole abbasso la temperatura. Più piccole cosa significa? Cosa significa piccole? Allora, se io devo andare a saldare una superficie grossa come questa qua, logicamente tengo la temperatura massima perché ha molta dissipazione di calore e non rischio di far staccare la pista dal circuito stampato. Se io dovessi insistere con la temperatura di 400 gradi su questa piazzola, che ha le piste solo che se ne vanno solo dal retro, dalla parte opposta della faccia della scheda, qua andremo a rovinare la pista. Infatti vedete che comincia a bruciare, diventare nera, vedete, adesso forse si è anche staccata. Dunque in quei casi lì adopero la temperatura più bassa, circa sui 300, 250, 300. Poi sta un po' a voi, anche con la temperatura alta, ma se fate alla svelta e avete, diciamo, poca dispersione di calore, ma fate alla svelta, col tempo poi imparate a dosare il tempo giusto che si sta su una piazzola, sapendo già che siete a 400 gradi, quella è piccola, allora ci state lì solo per un attimo. Se volete essere sicuri, invece abbassate la temperatura. Allora, ora vi spiego la punta come è fatta. Io adesso uso adesso ho questa punta che è un po', è un po' piuttosto piatta. Vediamo se riusciamo a quadrarla bene. Ok, mettiamo la mano dietro così almeno si mette a fuoco, che non è diciamo ovale, è un po' piuttosto piatta. Uso di solito questa, e se invece devo andare a saldare delle cose molto piccole o da togliere dell'elettronica in SMD piccolina, anche solo dei diodi o ok, uso questa qua. La uso solo esclusivamente per le cose proprio piccole. Facciamo un esempio. Io per queste qua adopero ancora questa di punta che ho per fare queste resistenze, questi integrati. Sono comodo ancora con questa, diciamo, di punta. Questa qua l'ho fatto vedere prima, quella un po' più piatta. E invece se dovessi dissaldare un diodo di questi in SMD, uso l'altra punta. Ok, ora vi spiego come è fatta la punta. Ok, qua ho un altro tipo di punta ancora. Vedete che l'ultimo pezzo ha un colore diverso. Questa è la punta di prima che ho fatto vedere prima, quella che va proprio, è un po' più fine di questa. Questa è appiattita anche lei, vedete,
anche se in questa qua non si vedeva molto che era appiattita, forse in questa che ho montato, diciamo, non si vede molto che è appiattita, però è piatta anche lei. È lunga ma è un po' piatta in fondo, perché io mi trovo meglio, se è un po' piatta, mi trovo meglio quando mi appoggio diciamo, sulle piazzole, sui rofori dei componenti. Allora, la punta principalmente è di rame, il materiale interno diciamo è tutta di rame, poi viene ricoperta di ferro, viene tipo ferrata, poi cromo e l'ultimo pezzettino qua si fa di nickel, che è la parte diciamo che si usa per stagnare. Diciamo che di solito i materiali sono questi, dopo non so se altri tipi di punte hanno altri tipi di materiale, però comunemente sono questi i materiali. Il saldatore praticamente è a 24 volt, non è 220 volt. Infatti la resistenza che c'è all'interno è a 24 volt, che viene da un trasformatore interno. E il potenziometro serve per variare la tensione della punta. Adesso non so che tipo di variazione di tensione fa, se a modulazione di impulsi o cosa. Comunque sta di fatto che varia la tensione che arriva alla resistenza del saldatore. Vediamo sotto cosa c'è scritto. Allora, sotto c'è scritto 220 volt, 220, 24 volt, 50 Hz, 50 watt. Praticamente è un saldatore da 50 watt. Al massimo della potenza sarà 50 watt. Altre cose importanti, io adopero sempre queste spugnette, che sono delle spugnette così, che vanno imbevute di acqua e poi servono per tenere pulito la punta. Ok, queste spugnette vanno usate diciamo, vanno messe da questo lato, non dall'altro, perché questo è più morbido e si rovina subito, e qua ci pulite la punta. Principalmente le saldature vengono effettuate su un materiale come il rame, perché diciamo, i fili sono fatti di rame. Per saldare cosa serve? Che lo stagno si attacchi sul rame. Lo stagno, tipo questo, io ho tutti questi che sono 60-40, 60% di piombo se non sbaglio, ok, 60% di piombo e 40% di stagno. E all'interno dello stagno c'è un buchino dove è immersa la pasta saldante, che è un acido, adesso non mi ricordo più che tipo di acido è, però serve per disossidare le parti di modo che lo stagno attacchi più facilmente. Allora, la lega stagno-piombo diciamo è quella più usata, perché diciamo che è quella più bella a vedere, esce più lucida, si salda subito. Altre leghe tipo stagno argento, stagno, adesso fanno stagno che c'è dentro anche un po' di rame se non sbaglio. Io l'ho provate, ma quella col rame diciamo fa fatica a attaccarsi. Secondo me queste qua con le 40 di stagno e 60 di piombo sono ancora le migliori. E poi ho questa pasta disossidante che serve per aumentare diciamo la saldatura. In caso hai delle parti ossidate, non riesci bene a pulirle, le sfreghi un po', ci metti un po' di quella e il pezzo si salda subito. Ora proveremo a saldare vari materiali. Allora, la punta del saldatore lascio quella che ho, alzo a 450 gradi al massimo il saldatore e vi faccio vedere qua che tipo di materiali ho. Allora,
partendo dal presupposto che questo stagno ha una buona quantità all'interno di disossidante, siamo anche più facilitati a saldare. Se io prendo questo stagno, diciamo che è molto grosso, questo ha una quantità di disossidante all'interno che è molto alta. E infatti con questo diciamo aiuta molto a saldare quando diciamo abbiamo delle parti molto ossidate. Vi faccio vedere i vari materiali che abbiamo. Questa è una rondella di acciaio, queste sono due rondelle di ferro, questa è una rondella zincata, questo è alluminio che per ora non sono riuscito a saldare, sia l'alluminio che l'acciaio non sono riuscito a, diciamo, a far attaccare lo stagno. Questa è una lamina di ottone e questo è rame. Poi abbiamo una resistenza che presenta dell'ossido qua, abbiamo due pezzettini di rame e poi abbiamo due filettini di rame che sono diciamo un po' vecchi, sono un po' ossidati. Ora proviamo a saldare questi materiali. Partiamo subito dal più. Questa è una laminetta molto fine, dunque come non apporterà molto calore alla saldatura perché è poca la quantità diciamo di metallo, sembra grande grande come superficie ma è molto fine. Proviamo a saldarlo con questo stagno. Vedete che si salda subito all'istante, ok, come saldare un filo di rame quasi. Queste sono due barrette di rame. Allora, vediamo, una è stata carteggiata con la carta vetrata e l'altra no. Questa barretta di rame come volume di materiale è molto più elevato. Proviamo a saldarla. Questa è stata già disossidata, diciamo, perché ho tolto con la carta vetrata ho tolto un po' di ossido. Vediamo, però vedete che ci impiega un po' perché prima si deve scaldare tutto il pezzo. Più il pezzo è grande più ci vuole tempo perché si deve scaldare proprio il pezzo. Vedete che poi alla fine lo stagno si apre bene, ok, e fa una bella saldatura. Proviamo lo stesso su questo che non è carteggiato. Ripeto, se non ci fosse la pasta disossidante dentro farebbe molta più fatica a stagnare. Vedete che ci impiega più tempo perché non è stato pulito. Se io metto un po' di disossidante senza pulirlo con la carta vetrata, oltre a quello che c'è nello stagno, vediamo, vedete com'è più immediata. È vero anche che era già caldo il pezzo, però vedete come si allarga bene perché la pasta disossidante aiuta a far attaccare lo stagno. Proviamo ora l'alluminio, abbiamo detto che non sono riuscito, poi vi faccio vedere. Proviamo ora una rondella di ferro. Questa è una rondella semplice di ferro, ci metto un po' di disossidante perché se no ci si impiega troppo tempo.
Vediamo cosa succede. Si dovrà scaldare bene prima tutto il pezzo, il ferro conduce di meno il calore e ci impiega più tempo. Però vedete già con la pasta ha preso subito. La raffreddo un attimo, che voglio fare la stessa prova senza disossidante. Faccio con questo pezzo di alluminio, così porto via molto calore alla rondella, già fredda. Ok. Andiamo senza disossidante, solo col disossidante che c'è all'interno dello stagno. Non è ancora attaccato, ci vuole molto più tempo. Comincia a attaccare adesso, mettiamoci ancora un po' di questo così aiuta. Ok, passiamo alla rondella zincata. Vediamo cosa succede con la rondella. Pulisco un po' la punta del saldatore. Anche questo si deve scaldare. E vedete che ha già attaccato anche la rondella zincata. Ovviamente anche queste viti zincate riuscite a saldarle, però il problema è che non dovete tenerle con la pinza, perché la pinza ruba tutto il calore e non riuscite a scaldare a sufficienza il pezzo per saldarlo con lo stagno. Se volete saldargli un filo di rame, potete fare in questo modo: prendere un pezzo di carta vetrata o qualsiasi cosa isolante, la mettete così, prendete la vite e la mettete in questo sistema, ok? Fate una cosa del genere, basta che mettete qualcosa che isoli il metallo della pinza e tenga il calore. Poi quando la superficie diventa molto grossa, questa vite forse ce la facciamo ancora saldarla, ma se diventano delle viti più grosse non ce la farete mai col saldatore. Dovete prima scaldare la vite, metterci un po' di pasta disossidante e saldare. Ora proviamo con l'alluminio, che ho detto che non riuscivamo a saldare, almeno io non sono riuscito. Sia quello. Questi due pezzi di alluminio sono stati carteggiati, così non c'è ossido sopra, perché alcuni pezzi di alluminio addirittura sono anodizzati e hanno una pellicola sopra e diciamo non conduce né elettricità e non si riesce neanche a scaldare, va carteggiati. Questi non hanno la pellicola, però li ho carteggiati lo stesso per togliere l'ossido. Ora partiamo dal più grosso. Non c'è proprio verso che attacchi. E proviamo con quello più piccolo, che magari riusciamo a farlo andare in temperatura.
Dovrebbe essersi già scaldato il pezzo, perché qua comincia a fumare anche il legno, ma lo stagno io qua non vedo. Il problema è che si ossida proprio l'alluminio. Ho visto un video su YouTube che fanno vedere a mettere la cera delle candele sopra il pezzo come disossidante per non farlo ossidare e stagnare, però anche anche con quello io non sono riuscito. Proviamo questa rondella di acciaio, metto anche questo un po' di disossidante, anche questa non sono riuscito a saldare, vediamo cosa succede. E forse ce la facciamo. Adesso sono riuscito. Probabilmente prima non ho messo il disossidante, ma anche la rondella d'acciaio si è saldata. Ok, facciamo la prova con la vite di acciaio, perché questo di acciaio era un po' ferroso, questo qua, perché con la calamita si appiccicava un po', leggermente, ma si appiccica. Questo è proprio acciaio. Proviamo la vite di acciaio, mettiamo un po' di disossidante. Sembra che sta attaccando, vediamo. Ok, in un punto attaccato, vediamo che è riuscita, e dopo il resto è diventato tutto nero, si sta ossidando. Bisognerà forse mettergli più pasta. Comunque ha attaccato anche sull'acciaio, vedete qua. Vediamo se riusciamo ancora. Ok, sì, è attaccato, solo in un piccolo punto, ma ha attaccato. Forse bisogna passare bene con la pasta. Ok, l'unico che non sono riuscito a saldare è stato l'alluminio. Allora, questa rondella che era un acciaio un po' ferroso ce l'abbiamo fatta, e l'unica è l'alluminio. Vabbè, non importa. Facciamo la prova anche su questa vite zincata, che è un po' grossa, un po' più grossa. Vediamo. Stessa storia, un po' di disossidante. Ok. Diciamo che le parti zincate si stagliano abbastanza bene. Ok, ora vi farò vedere a saldare questi fili e anche aggiuntarli,
Più vi farò vedere questa resistenza, questa ve la faccio vedere per ultimo, che è un po' ossidata, e vi farò vedere come saldarla, perché se è ossidata si fa un po' fatica a saldare. Allora, partiamo da questi che sono dei fili di impianti vecchi, impianti elettrici vecchi. È un rame, ma vedete dal colore che è un po' ossidato rispetto a questo. Se volete lo potete pulire, magari anche solo strofinandolo più volte, un po' di ossido viene sempre tolto. Se voi lo grattate un po' così con l'unghia, con uno straccio, vedete che diventa già più lucido e più facile da saldare. Comunque la pasta disossidante che c'è nello stagno dovrebbe essere già sufficiente per saldarlo. Allora, io vi faccio vedere come faccio io a saldare. Allora, questo è il filo, troviamo la punta, pulisco bene la punta del saldatore, che mi sia un po' sporcata. Ok, allora lo stagno lo metto vicino al rame, poi col saldatore faccio sciogliere lo stagno e glielo faccio andare sopra il filo, così, in questa maniera. Ok, vedete? Poi se volete togliete lo stagno, ma se dovete giuntarlo con quest'altro filo conviene lasciare un po' di stagno in più, conviene lasciare un po' di stagno in più. Ok, prendere l'altro pezzo, stagnarlo anche lui, si è sporcata tutta la punta. Ok, vedete questo che fa un po' fatica perché non l'ho pulito con lo straccio. Dopo la pasta fa il suo dovere e si stagna. Ok, ora per far vedere prendo una morsa piccolina, così blocchiamo il filo. Io tante volte lo faccio anche senza, ma per farvi vedere vi faccio. Allora, assicuratevi che ci sia un po' di stagno, una goccia di stagno qua, poi fate l'aggiunta. Calcolate che lo stagno cade, per forza di gravità, cade verso il basso, dunque fate una cosa di questo genere. Perché se voi lo saldate così in piedi, lo stagno tende a cadere giù in basso, mentre invece se lo tenete orizzontale sarete più avvantaggiati, sarete più comodi. Allora, ora vi faccio vedere bene come è uscito. La saldatura. Poi alla fine mettete un pezzo di termorestringente, se avete la pistola con l'aria calda usate quella, ma per questi qua così piccoli io di solito uso questo sistema. Prendo il saldatore, appoggio il termorestringente qua nell'angolo
e uso questo sistema. Praticamente qua dove c'è l'angolo dove inizia la punta lo appoggio, e anche in questo sistema il termorestringente si ritira. Ok, vedete? Per giuntare questi fili io di solito adopero due sistemi. Il primo sistema è quello di intrecciarli così, saldarli, dargli una stagnata al filo, ok, così e così, e poi li giunto. Uno lo tengo fermo, potrei tenerlo anche qua così, ok, tengo qua così, e l'altro lo saldo. Adesso c'è troppo stagno, diamo un po' di stagno. Ok, questa è la saldatura, e anche in questo caso mettete il termorestringente e poi ve lo scaldate. Allora, se voi non attorcigliate i cavi, cosa succede? Se voi volete non attorcigliate i cavi, succede questa cosa. Saldiamo questo, avete praticamente i fili che non sono attorcigliati e ci sono dei fili poi che avanzano fuori, dunque non esce tutto, la saldatura non esce tutta compatta. Ok, l'altro sistema per saldarlo, per saldare due fili, è anche questo. Si incrociano così, circa metà, poi si attorcigliano così. Questo, diciamo, è un sistema che viene utilizzato da tante persone, diciamo. E poi si stagna quel pezzo lì. Lo stagniamo. Questo va bene anche se il filo deve fare tenuta. La saldatura esce anche più stretta perché non c'è un filo affiancato all'altro, e poi si mette ancora il suo termorestringente. Ok. Ora andiamo a vedere l'ultima cosa, la resistenza. Vedete questa resistenza? Allora, zoomiamo un po'. Ok, questa resistenza è ossidata. Se noi la andiamo a saldare, adesso ci spostiamo ancora, ok, mettiamola al centro. Se noi la andiamo a saldare con lo stagno, vediamo cosa succede.
Qua non la saldo perché qua è già stata pulita e stagnata. Andiamo a saldarla qua. Vedete che fa fatica ad attaccare? Anzi, non attacca proprio. È quello che succede ogni tanto quando avete delle resistenze vecchie, le inserite, tentate di saldarle e poi siccome che sono tutte ossidate non riuscite. In questo caso io farei una bella cosa, prenderei un po' di carta vetrata fine, e passerei tutto il gambo della resistenza, tutto il reoforo della resistenza. Una leggera passata, non è che da togliere il nero. Vedete qua che è ancora nero. Quando avete tolto quell'ossido, la stagnatura sarà effettuata in pochissimo tempo. Non riesco a mettere lo stagno. Vedete? Si è saldata subito. Qua dove c'era ancora il nero fa fatica, qua dove è stata carteggiata. Vedete il disossidante che va a agire, va a togliere quel nero. Infatti se voi grattate così diventerà tutto pulito, perché il disossidante che c'è nello stagno lo va a togliere tutto l'ossido. Ok, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.